Peppe, sai che ci sta qui? Che c'è? C'è uno che non è iscritto Iscritto a che cosa? al mio canale. Io non sono iscritto al tuo canale. No, quello che ci sta guardando. E perché non si iscrive? Non lo so. Cioè, Ma pure gratis. Boh, non lo so, sinceramente. Ah, si dovrebbe iscrivere anche al mio canale. E anche al tuo, direi. Cioè, certo. siamo gli unici che fanno un po' di video simpatici, divertenti, Tecnici. tecnici, e non si iscrivono. Vabbè. Io non riesco a capire. È pure Ci gratis. abbiamo provato, È ci abbiamo gratis, provato. proprio gratis. Ci abbiamo provato, ciao. Vabbè, ciao. Allora ragazzi, non molti, non avendo la possibilità di andare a pesca con persone che comunque lo fanno da tanto tempo, non molti sanno che a noi piace molto fantasticare, raccontare esperienze eccetera eccetera. A me piace tantissimo farmi raccontare avvenimenti da Peppe, no? E mi stava raccontando di questo campionato e sostanzialmente ve lo voleva raccontare. Ho detto perché non lo filmiamo, così magari qualcuno può vivere le stesse nostre emozioni di quando andiamo a pescare. Non è giusto che le racconti solo a me, perché abbiamo un po' di persone che ci guardano e che sicuramente sono interessate a questo. Quindi lascio la parola al grande capo qui, che ci racconterà di questo magnifico campionato. Peppe, dove ci troviamo? Dove ci troviamo? Allora, innanzitutto bisogna dire che sono 40 anni di pesca subacquea. In questi 40 anni ho partecipato a moltissimi campionati. Questo qui che stavamo raccontando, stiamo parlando tra di noi, era un campionato dove ho fatto secondo, è un campionato italiano di prima categoria e ci trovavamo in Sardegna. Quello che raccontavo è che io sono stato artefice di molti cambiamenti nella pesca subacquea e uno di questi è proprio in questo campionato, perché si svolse, penso uno dei pochi campionati che si è svolto in 3 giornate, dove vinse un caro amico dei Silvestri e io arrivai secondo con ma di pochissimi grammi, la somma delle 3 giornate, perché prima non si faceva in percentuale, però per gli addetti ai lavori insomma capiscono di cosa sto parlando. Comunque diciamo prima si faceva la somma del pescato. Dove era il campo gara? E il campo gara era in Sardegna, vicino Cagliari, in Sardegna, sì, nella parte bassa, quella parte che affaccia verso la Spagna. Nella terza giornata io andai su una zona di franata e mi trovai a un certo punto di botto una palla di saraghi. Calcolate che ne pigliai 24. In questa giornata praticamente appena arrivato tutti i saraghi sotto di me e dissi al gommone di farmi un giro attorno, perché le gare si fanno con il gommone, e al mio barcaiolo ho detto guarda fammi un giro intorno col gommone in modo che i pesci si intanano e li riesca a prendere. Comunque praticamente fece così e ne presi tanti. L'anno dopo, l'anno stesso in effetti, il capitano della nazionale, non gli ero molto simpatico, diciamo la verità, e cambiò le regole e disse che non si poteva fare più questa cosa. Ogni tanto insomma io ho cambiato le regole dei campionati, una volta si cambiò anche questa regola per colpa mia, perché praticamente prima si facevano i campionati di seconda categoria e neanche finivi il campionato, dovevi partire nei primi 15, dovevi partire di corsa per il campionato di prima categoria. E come, cioè, uno come faceva a neanche finire un campionato in caso in Sardegna e poi si trovava il campionato di prima categoria in Sicilia? Cioè dovevi tornare a casa, cambiarti, andare lì e praticamente non avevi proprio il tempo. Magari devi avere anche un po' di tempo libero, perché comunque dovevi avere anche un'occasione di tempo libero, ti dovevi liberare all'improvviso, uno che c'era un lavoro, era impossibile. E allora io quell'anno per protesta che cosa feci? Pigliai da vincitore del campionato italiano, vinsi a Trapani, mi rifiutai di andare a fare il campionato di prima categoria e non lo so, forse questo ha scosso un poco gli animi nella federazione e quell'anno cambiarono le regole e misero distanza di praticamente molti mesi, cioè uno a settembre e uno praticamente era a giugno. Vabbè, come è tuttora. Come quindi... è tuttora, una distanza abbastanza ampia in modo tale che tu potevi andare a fare il campionato. Sì. Quindi insomma qualche cambiamento è stato anche fatto per colpa mia. E niente, questo andiamo a pescare, adesso andiamo a pescare e vediamo se riusciamo a prendere qualche pesce. Beh, ciao. ciao. Finalmente si intravede un po' di mare. Già siamo ad Agropoli. Eccoci qua. Ah, che bello, il mare sembra veramente una tavola. Poi a mezzogiorno si metterà vento, sicuramente, come la termica. Come la termica tipica. Oggi però ci divertiamo. Assistente, mi carichi il gommone per favore. Prego. Non lo so. Stiamo uscendo col beluga di Peppe. Guardatelo.
Belunga. Peppe, questo gommone è veramente brutto. Penso che sia uno dei gommoni più brutti. Penso che è uno dei gommoni più brutti della storia. Però cacchio, Però quanto è uno dei comodo. Cioè, comodi della storia. veramente, guardate qua. Questo è un 5,80 metri. 5,80, guardate quanta Però roba c'è. ci cammini perché dietro puoi stare pure con le pinne. Cioè, incredibile. C'è uno spazio questo gommone. E poi naviga veramente È bene. anche una tenuta di mare. Anzi, Però guardate quanto è brutta quella prua, mamma è mia. bruttissima. Sembra una vasca da bagno sto gommone. Vediamo un po' che attrezzatura abbiamo. È uno scandaglio. Questo è un Lorenz Live 12. simile a quello che ho io a casa per vedere la televisione. Stiamo uscendo. Wow, che bella giornata però, E adesso avvertiamo la barca a fianco che è una cima a mare. Una cima a mare. Ciao Pep. Ciao Pino. Abbiamo anche dei fan dalla barca a vela. E quindi, mamma mia, che giornata. Vabbè, da quanto tempo non mi portavi a mare? Sei finito tutti i pesci. Ah, fra poco passiamo in un posto pieno di spigole. Possiamo solo vedere. Peccato che non si può pescare. Questo è il porto di Europoli. Uno scandaglio, Grande. Questo vale più del gommone. Monta il televisore per favore, che voglio vedere Montiamo Netflix. il televisore, eccolo qua. Lorenz. Me lo regali questo, Pe? Poi vi faccio vedere una tecnica per pulire il vetro degli ecoscandagli. Questo è fondamentale perché non tutti sanno. Guarda, allora inquadra il vetro. Però stiamo dando troppe informazioni secondo me in questo video. Dobbiamo darle perché molti non sanno come si pulisce il vetro del coso. Guarda. Si vede che è sporco? Sì. Prendo. Che ti ridi? Guarda. E fai così. Ecco qua, guarda qua. Ma questa è un'antica. La pelle. Antica tecnica dei Guarda, babilonesi. No, inquadra alla perfezione. Che qualità. Che qualità. Con questa, e posto la pelle di daino, usate il palmo. Cioè, pensate quante volte io mi devo subire queste cose da lui. Cioè, un Guarda po' di te, pietà. guarda è Un pulito. po' di pietà. Un po' di pietà. bellissimo. Cioè, questa è solo una delle tante, perché poi le altre cose che non vengono Dopo filmate. facciamo vedere una chicca pazzesca. Cioè- Facciamo vedere come si leva l'ancora senza fare fatica. Anche. Anche è fondamentale. Noi la tiriamo via 20 volte al giorno. Pensa alla fatica che dovremmo fare. Questo perché non vuole comprare il motor guide. Io gli ho detto, Peppe, cioè, hai questo scandaglio e non ti compri il motor guide, c'ha pure lo ma spazio. io Ti ho detto te ne devi comprare due perché hai due gommoni. E lui ha detto Anzi, no, voi che non... fornite i motor guide, sponsorizzate tutte e due, se ce ne sta uno in più me lo prendo pure. Ciao. Mamma mia. Che spettacolo, ragazzi. Chi non va a mare non sa queste emozioni come sono. Non potete immaginare. A voi della montagna. Sì, la montagna sarà anche bella a sfasciare, però fanno le passeggiate. Guardate qua. Qua si fanno le passeggiate, Guardate si qua. va anche a sciare volendo, ma abbiamo questo. Che meraviglia. Ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo a pescare ed io non perdo attimo per seguire Peppe all'approccio con una tana in cui ci sono dei saraghi. Lui è uno dei più forti agonisti che abbia mai visto. In questo caso cattura un grosso sarago, un pesce di più di 1 chilo, e lo porta in superficie con un tiro estremamente preciso, oltretutto col mio fucile che avete già visto in diversi video. Ma sarà... ma sarà... Un pezzo di cosa. Non dico 1,5 kg, ma quasi, Mamma mia, poi un po' dell'otto. Mamma mia. Dove fece un altro. Oh, però stai migliorando, lo sai? È bravo, eh? Mamma mia. Guardate! No, lo so. Guarda, ti Il immagini... primo tuffo della giornata è buono. Ti immagini in gara un pesce del genere? Mamma mia. Vabbè, ja. Vediamo. Dopo un inizio scintillante per Peppe non posso rimanere indietro, quindi faccio una planata, in questo caso impugno un TRX 100 e vedo da lontano un bel banco di corvine con una cernia all'interno. Decido quindi di pedagnare e di andare a vedere nello spacco. Ovviamente con il fucile carico al massimo non avrei mai potuto sparare. Pedagno il punto con il mitico pedagno di Gaetano Testa e riscendo con il cinquantino. Qui Peppe mi riprende durante la discesa, impugno quindi il fucile corto, mi approccio alla tana che è praticamente uno spacco lungo
all'interno della quale c'erano 3-4 corvine ed una cernia. La cernia, diciamo che all'inizio non l'avevo vista, pertanto decido di sparare una corvina. Dopo aver sparato la corvina mi rendo conto che la cernia era ferma dietro di lei, immobile. Tuttavia, dall'inquadratura in terza persona si può vedere come la cernia, dopo il mio sparo, fosse uscita dall'altro ingresso e si fosse andata a nascondere sotto un'altra roccia. Io sinceramente non me ne ero accorto e infatti Peppe mi ha letteralmente rubato la cernia. Allora, mi presti un attimo il fucile. Mi presti un attimo il fucile, ho visto una cosa. Quindi scende sullo spacco dove aveva visto la cernia intanarsi con il TRX caricato al minimo e con un tiro estremamente semplice la colpisce in testa. Forse una cernia di un 3 kg. Che ti ho fregato! Sto venendo a uscire da là, è entrata di qua e me l'ho sparata. Ho fatto pure il video prima. Ma stai filmando? Certo. E ti ho fregato la cernia. E ti ho fregato la cernia. Te l'ho regalata io. Quando ho sparato e ho visto scappare la cernia, ho detto cazzo l'ha mancata, no? L'ha mancata ed è corsa di sparare la cernia. Allora io ho smesso di riprenderti da là e l'ho inseguita e ho cercato di vedere dove cazzo devo intanare, perché sono intanato lontana e poi sono buttato qua dentro. Allora ho fatto il video, sta cercando di pigliare la cernia, ma gliela fregheremo noi perché se è uscita, è convinto. Vabbè, non mi perdo d'animo, continuo con delle lunghe planate, anche perché l'acqua stranamente è buona, e riesco a trovare successivamente un altro spacco veramente interessante. Era infatti uno spacco ai limiti con la sabbia e all'interno avevo visto una grossa corvina e una quantità indefinita di saraghi. Io ne ho contati almeno 8-9 circa, ma tutti saraghi di 700-800 grammi, forse anche di 1 chilo. C'era una corvina veramente grossa che però purtroppo non siamo più riusciti a trovare. Come al solito, anche se l'acqua è limpida, decido comunque di pedagnare con il magico pedagno e arrivo in superficie così da poter fare il tuffo precisamente sulla verticale della tana. Siccome sono altruista, dico a Peppe di scendere sulla tana che ho appena trovato e gli dico di cercare la grossa corvina o eventualmente di sparare un grosso sarago. Infatti purtroppo non troveremo più traccia della corvina e lui deciderà di sparare un grosso sarago. Questa tana era pazzesca, era piena zeppa di saraghi, ma proprio piena, ed erano tutti veramente grossi. Decidiamo quindi di prenderne uno e poi di spostarci su un altro spot. Estraggo il saragone e cerco di trovare la corvina all'interno dello spacco, ma purtroppo non c'era. E quindi decidiamo comunque di spostarci. Allora mi sto riposando un po' perché ho un leggero mal di testa che a volte mi viene quando non dormo bene la notte e quindi ho colto l'occasione per farvi vedere un po'
il pescato fino ad ora. Allora, Peppe praticamente mi ha rubato una cernia, perché io sono sceso da un lato, lei si è buttata sotto un'altra roccia e lui l'ha presa. Ma nonostante ciò, vi volevo far vedere questi due mega saraghi che sono usciti. Eccoli qua. Cioè, io non so se le immagini rendono, ma vi assicuro che sono veramente, veramente grossi. Quanto peserà questo? Vabbè, io c'ho anche il bilancino, quindi dopo vediamo, ma sono veramente inguardabili. Cioè, guardate qua. Poi ci aggiorniamo dopo. Ciao. Il mal di testa mi impedisce di continuare a pescare a causa di una forte sinusite. In ogni caso Peppe continua a pescare in questa zona di corvine e ne cattura una veramente bella con il mio fido sessantino. Ragazzi, io mi sono fermato, ma il magico Tortorix non si ferma. Ma che stai in gara? Corvi, no. Ma che stai in gara? Vuoi chiudere le corvine? Vai. Ce stanno altre? Sì, vediamo una ventana. Vabbè, ci può stare. Ci spostiamo su un'altra zona e qui le immagini parlano da sole. Uno splendido volo di corvine di circa 20 pesci e c'era anche una cerniotta, penso un pesce di un paio di chili e qualcosa. In ogni caso Peppe in questo momento impugna il mio novantino e cerca di far allineare due corvine, però alla fine riesce a catturarne una sola, che è comunque un bellissimo pesce. Infine ho deciso di lasciare questa clip per intero per mostrarvi la capacità di questo fucile, in questo caso un TRX 120. Peppe ci mostra come avvicinare una corvina, una bellissima corvina che si trova credo a circa 5 metri, forse anche qualcosina in più, perché l'acqua è molto limpida e lei si mantiene a una debita distanza. E infatti fino all'ultimo Peppe è stato indeciso se sparargli oppure no. In ogni caso, dopo aver fatto un lungo aspetto, decide quindi di allungarsi e di provare a fare un tiro estremamente lungo, ma non abbastanza per il fucile che impugna. È un fucile veramente clamoroso. Il tiro è bruciante anche per un pesce come la corvina, che ha uno scatto fulmineo e riesce a catturarla colpendola precisamente al centrocorpo. Veramente un tiro da biliardo. Che bei colori. Ragazzi, la giornata volge al termine, anche se abbiamo fatto abbastanza presto come orario. Ora ci tocca pulire i pesci. Ora ci tocca pulire i pesci. Anzi, tocca a lui perché io sono il cameraman. Scordatelo. Vai, mettiti i guanti. Prendi un coltello, dammi un coltello. Il coltello Salvimar che serve praticamente a tutto. Io senza coltello questo qua non posso andare a pescare. Ah, io farei la prima cosa, peserei questo sarago. Ma poi leggero. Mo' sì, mo' si è alleggerito. Mo' si è alleggerito. Vediamo quant'è per curiosità, perché ho portato il bilancino proprio per Almeno questo. un chilo. Quant'è? Chilo 160, 150. Diciamo 1,2 kg, va, per arrotondare, perché siamo pescatori dobbiamo aumentare. Quindi 1,2 kg, questo quasi 1,5 kg, quasi 2 kg. Beh, facci vedere il richiamo del gabbiano. Eccolo. È pulito sto sarago o no? Ma anche perché qua vogliono vedere la pescata intera. Troppo grande sto sarago. Adesso vediamo la pescata. Quello è il sarago di prima, questa è una bellissima corvina, un'altra corvina, un altro bel saragone. E poi E poi ci sta
Un cerniotto. Un No, 2,5 kg cerniotto. questo. È un po' piccolo, devo dire la verità. Ma perché questa È l'hai stato- rubata a me? Perché tu mi hai detto che era più grosso. Vabbè. Ma questa me la mangerò io. Questa la mangerai. È ovvio. Ragazzi, stiamo rientrando un po' stanchi. Ci siamo mangiati una cosetta. Un po' stanchi, tu sarai stanco. Io stanco, lui no, perché Io sono mai stanco. lui non è mai stanco, non lo so per quale motivo. E niente, spero che comunque il video vi sia piaciuto. Come al solito, iscrivetevi al mio canale, ma anche al suo. Certo, anche al mio. Esatto, anche perché lui ha molti più iscritti di me. Quindi a me ce ne vuole prima che raggiungo il suo numero di iscritti. No, non mi devi raggiungere. Vabbè. Vabbè. Ci proviamo. Che abbiamo preso? Abbiamo fatto vedere quello che abbiamo preso. La pescata è uscita. La pescata è uscita, ci siamo divertiti Siamo veramente molto. contenti, la giornata bellissima. E poi non siamo tornati nemmeno troppo tardi, quindi c'è No, ancora, no, no. c'è ancora il sole. Tranquilli, vedi, siamo andati presto e siamo tornati Poi ci presto. siamo divertiti. Cioè, neanche prestissimo, No. siamo usciti dall'acqua, al mare siamo usciti verso le 10. Eh sì, sì. Siamo andati verso le 10 e siamo tornati verso le 4. 4:30. Quindi, vabbè sì, stiamo facendo tutto con comodo. Sì. E niente, alla prossima. Ti E come raccomando. sempre speriamo che gli sia piaciuto. Ah, certo, Anche perché noi li facciamo per per voi. Ciao.